Ci sono show che restano impressi nella memoria, non per quello che mostrano, ma per quello che lasciano dietro di sé. E Crimson Nightmare è stato uno di quelli. Uno show dove l'eleganza e la crudeltà si sono fuse, dove la gloria ha preteso sangue e sacrificio e dove Saya Kamitani ha dimostrato, ancora una volta, perché oggi è la donna più temuta e dominante della Stardom. Minna-san, konnichiwa, io sono Kirito e sono qua anche oggi, dinanzi a voi, per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Il main event di Crimson Nightmare è stato di parola, ci ha praticamente donato ciò che tutti noi ci aspettavamo, una Saya Kamitani dominante, che però ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per portare a casa la vittoria. E sì, perché di fronte a lei non c'era un'avversaria qualsiasi, c'era Momo Watanabe, la vincitrice del 5-Star Grand Prix 2025, la sua compagna di hate, la persona che più di chiunque altro conosce la Phoenix Queen, i suoi punti deboli, le sue ferite e la sua mente. Due regine dello stesso impero, costrette a sfidarsi per decretare chi, tra loro, fosse davvero la più forte. Il ring si è trasformato in un campo di battaglia psicologico, ogni sguardo raccontava anni di alleanze, di rivalità taciute, di orgoglio trattenuto. Momo, col suo stile diretto e spietato, ha colpito duro, senza esitazioni. Saya invece ha risposto con quella combinazione di agilità e ferocia che ormai è la sua firma. Il pubblico era diviso perché sapeva che in quella guerra non c'erano buoni o cattivi, solo due guerriere spinte dall'ambizione. Il match è stato un capolavoro, una danza brutale dove nessuna delle due ha mai ceduto un centimetro. Sequenze perfette, ritmo altissimo, intensità costante, il classico match a 5 stelle di quelli che definiscono un'era. Eppure, alla fine, come spesso accade, solo una poteva restare in piedi. E quella è stata Saya Kamitani, con la Star Crusher più perfetta che si potesse immaginare. La campionessa ha sigillato il destino della sua compagna e ha difeso con successo non uno, ma ben 2 titoli, il World of Stardom Championship e lo Strong Women's Title. Mentre Momo giaceva a terra sconfitta ma mai spezzata, Saya guardava la folla con quello sguardo che non lascia spazio ai dubbi. Il trono resta suo. Ma ciò che è successo dopo ha trasformato una notte di gloria nell'inizio di qualcosa di ancora più grande. Shuri, l'attuale IWGP Women's Champion, è salita sul ring con la calma di chi sa esattamente cosa vuole. Nessun gesto plateale, nessuna parola sprecata, solo una sfida. Chi vince prende tutto, un winner takes all match, un sogno, una follia, 2 delle migliori wrestler del mondo, 2 simboli di potenza e orgoglio pronte a scontrarsi a Wrestling Kingdom 20 il 4 gennaio 2026. In paio lo Strong Women's Championship e l'IWGP Women's Title, un incrocio di destini tra Stardom e New Japan Pro Wrestling, tra due regine abituate a comandare, non a condividere. Ma la notte non era ancora finita, perché mentre Shuri e Saya erano lì nel ring a guardarsi negli occhi con aria di sfida, è apparsa Saori Anu, la ragazza di Cosmic Angels, con il suo sguardo enigmatico e la calma di chi non teme nulla. Anche lei aveva qualcosa da dire. La sua sfida è chiara: vuole il World of Stardom Championship e l'occasione arriverà il 29 dicembre a Dream Kingdom, uno degli show più importanti dell'anno, non solo per la Stardom ma per l'intero mondo del pro wrestling. Un duello che promette fuoco, tecnica e dramma. Saya Kamitani quindi dovrà affrontare prima Saori Anu per la Red Belt e, qualunque sarà il risultato di quel match, troverà poi Shuri al Tokyo Dome per il match più grande della sua carriera. 2 sfide titaniche, 2 montagne da scalare. Ma se c'è qualcuno che può farcela, beh, quella è lei, Saya Kamitani, la
Phoenix Queen. Una donna che ha trasformato l'arroganza in arte, la distruzione in bellezza. Intanto Momo Watanabe lascia l'arena con il capo alto ma con il cuore spezzato nel backstage. Ha rivelato di aver lottato con un infortunio al ginocchio, uno di quelli che ti limitano, che ti tolgono velocità e sicurezza. Ha confessato che si prenderà una pausa per guarire completamente e forse proprio in quel silenzio lontano dal ring potrà ritrovare se stessa e prepararsi a tornare più forti di prima. Perché la Momo Watanabe che abbiamo visto al 5-Star Grand Prix è una lottatrice che non si arrende, che non accetta di restare nell'ombra, e quando tornerà il mondo dovrà fare i conti con lei. Crimson Nightmare ha lasciato dietro di sé una scia di sangue e di promesse. Saya Kamitani continua a volare più in alto di chiunque altro, ma ogni volo ha il suo prezzo e ora il suo cielo è popolato da due tempeste in arrivo, Saori Anou e Shuri. Due sfide che potrebbero consacrarla come la più grande di tutti i tempi o segnarne la caduta. Ci sarà sicuramente tempo di tornare sull'argomento prima delle due date fatidiche. Intanto vi invito a lasciare il vostro pensiero nei commenti. Sono molto curioso di scoprire cosa ne pensate voi della vittoria di Saya su Momo e sulle sfide future che attendono la Phoenix Queen. Ma a Crimson Nightmare Saya Kamitani non è stata l'unica ad alzare la cintura al cielo. Ci sono altre lottatrici che hanno scritto il nome nell'albo d'oro della Stardom, ma di questo parleremo nel video in uscita venerdì 7 novembre. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi le prossime uscite. Inoltre, se volete sostenere ciò che faccio e darmi benzina per portarvi sempre contenuti migliori, beh, allora potete donare al link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!